Ciao e bentornato nuovamente nel mio nuovo video, e se sei nuovo benvenuto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, lasciami un messaggio qua sotto, anche semplicemente un cuoricino, mi raccomando, perché è importante per farmi conoscere su internet, quindi aumentare sempre di più i video che porterò e tante novità. È importante che tu mi aiuti in questo. Questo video verrà caricato sia nel canale di psicologia e sia nel canale di cucito. Perché? Perché può essere utile per tutti e due i canali. Per cui faccio un video unico e lo carico sui due miei canali diversi. Farò degli esempi anche di cucito, cercando di farvi capire il più possibile come possiamo gestire al meglio i nostri progetti. Quindi in questo video io mi avvalgo dei miei studi di psicoterapia della Gestalt, che poi è la mia specializzazione, e tramite questa vi spiego un po' come avviene il soddisfacimento dei bisogni alla fine. Per chi non mi conoscesse, sono Cristiana Carpentieri, sono psicologa e psicoterapeuta della Gestalt. A seconda dei nostri obiettivi cerchiamo il modo per soddisfarli. Ognuno di noi ha i nostri obiettivi, i nostri bisogni, e cerchiamo di soddisfarli. Come avviene? Avviene tramite il confine tra noi e il mondo. Quindi ci siamo noi come persone, ma noi viviamo nel mondo, siamo immersi nel mondo, viviamo a contatto con la natura, con le persone. La cosa importante non è solamente la persona, ma anche l'ambiente. Per soddisfare i nostri bisogni, infatti noi abbiamo bisogno, appunto, abbiamo la necessità di interagire con l'ambiente. Non possiamo soddisfare un bisogno senza interagire con l'ambiente. Noi psicoterapeuti della Gestalt lo chiamiamo contatto, il contatto con il soddisfacimento del bisogno. Poi adesso andiamo a vederlo insieme. Noi soddisfiamo il nostro bisogno o il nostro obiettivo in maniera consapevole, quindi noi abbiamo la consapevolezza del fatto che vogliamo raggiungere quell'obiettivo. Faccio degli esempi per quanto riguarda il mangiare. Per esempio, io ho fame, quindi la fame. Un altro esempio che riguarda, per esempio, ad esempio le arti, può essere il cucito, come può essere qualsiasi altro obiettivo di questo tipo. In questo caso è, per esempio, terminare un abito. Ok, quindi facciamo questi due esempi per capire bene come possiamo agire nel modo migliore per raggiungere questi obiettivi. Il primo è il soddisfacimento della fame, il secondo è terminare un abito. Il primo stadio è la sensazione, quindi noi ci rendiamo conto, sentiamo dentro di noi una sensazione che c'è qualcosa che non va, una cosa che non va o che vorremmo fare. La sento a livello proprio di udito, olfatto, sensazione interna, per esempio di vuoto, un malessere. Per esempio, per quanto riguarda il cibo, sento la fame, e dove la sento? Nello stomaco. Fare l'abito può essere mi sento un po' triste in questo periodo perché non ho più cucito, perché cucire mi fa bene e farmi gli abiti mi fa bene. Ecco, questa è la prima, la sensazione. La seconda è la consapevolezza, quindi noi arriviamo alla consapevolezza di quello di cui abbiamo bisogno. Nella sensazione non sappiamo di cosa abbiamo bisogno, sentiamo una sorta di vuoto, oppure fastidio allo stomaco,
Nella seconda fase c'è la consapevolezza. Cosa vuol dire? Ci rendiamo conto di che cosa abbiamo bisogno. Nel caso del cibo abbiamo bisogno di mangiare, nel caso del cucito abbiamo bisogno di cucire un abito perché comunque ci distraiamo e abbiamo bisogno di distrarci o comunque di cucire perché ci fa bene. Quindi io mi rendo conto che voglio cucire l'abito, mi rendo conto che voglio mangiare la mela, quindi è una visione chiara, pulita di quello che vogliamo, quindi posso immaginare, a questo punto posso immaginare di che cosa ho bisogno, e questa è la fase dell'immaginazione in cui posso dire va bene, ok, voglio farmi un abito, ma come me lo voglio fare? Che stoffa voglio utilizzare? Nel caso della fame, ma di che cosa ho fame? Di frutta? Mi vorrei mangiare una pizza? Poi, sempre in questa fase, io penso come ci posso arrivare? Cioè, quali sono le azioni che devo fare? È tutto mentale, è tutto mentale. Quali sono le azioni che devo fare per arrivare al mio obiettivo? Cosa mi serve per arrivare? Per esempio, voglio farmi un abito di pizzo, però non ho il pizzo. Quindi, per farmi l'abito di pizzo dovrei comprare il pizzo. Oppure mi chiedo, ce l'ho il pizzo? Del pizzo a metraggio messo da parte per farmi una maglietta o un abito? In questo caso, a seconda delle situazioni, potremo anche chiedere aiuto agli altri. Per esempio, ci sono delle situazioni in cui, per esempio, io non sono sarta, però vorrei un abito su misura. Oppure vorrei comprarlo. So che ho bisogno di un abito per andare a una festa, perché voglio essere carina, perché voglio un abito nuovo e via dicendo. Quindi questa è la consapevolezza, che già comunque è un passo molto in avanti nei casi di patologia e di problematiche alla risoluzione del problema, perché se siamo consapevoli di quello che vogliamo, siamo già a metà dell'opera. Per esempio, nel caso in cui abbiamo avuto delle esperienze negative, magari stiamo male, siamo consapevoli di stare male, magari per un problema emotivo, di ansia, attacchi di panico, depressione, potremmo chiedere a questo punto aiuto ad una persona competente, quindi in questo caso medico di famiglia, psicologo, psichiatra e via dicendo. Terza fase è la mobilitazione dell'energia. Una volta che io ho capito di che cosa ho bisogno, cosa devo fare per arrivare al soddisfacimento del bisogno, quindi al mio obiettivo, quindi nei 3 casi che ho citato, poi alla fine sono 3, nel caso in cui sono depresso devo andare non so, dal medico, prendere un appuntamento dal medico, nel caso in cui ho fame mi devo alzare dalla sedia, andare dentro e mangiare quello che voglio mangiare. Quindi mobilito la mia energia interna, quindi attivo le risorse, ecco, interiori, e questa è la motivazione. Quanto sono motivata a raggiungere il mio obiettivo? Qua è molto importante la motivazione, perché a un certo punto penso, ma devo andare a prendere l'appuntamento dallo psicologo, ma poi magari vengono a sapere che vado dallo psicologo, perché ancora in Italia siamo così, che vergogna, chissà cosa pensano, oppure devo andare dalla sarta, mi deve prendere le misure, devo comprare la stoffa. Insomma, la motivazione è quella spinta che ci porta, interiore, che ci porta a volerla veramente fare quella cosa. Quindi vuoi veramente guarire? È il caso di andare dallo psicologo. Vuoi veramente mangiare? Beh, se vuoi mangiare ti devi alzare e andare a mangiare, ok? Vuoi veramente cucirti l'abito? Se vuoi cucirti l'abito o da sola o comunque andare dalla sarta, ti devi dare una mossa. In questa fase tu devi pensare al tempo che hai a disposizione, prima di tutto. Tempo per andare dalla sarta, cucirti l'abito oppure andare dal medico, o il tempo di
prepararti una cena, per esempio, o un pranzo completo piuttosto che un altro. Dipende dal tempo che ho a disposizione. Se ho poco tempo a disposizione per mangiare, mi faccio un panino piuttosto che un pranzo completo. Quindi è la fase della pianificazione. Il materiale che ho a disposizione, cioè inutile che io mi voglio fare la pasta asciutta, la pasta con le arselle se non ho le arselle. Ah, ho voglia di pasta con le arselle, ma se non hai le arselle non te la puoi fare. Quindi materiali a disposizione. Materiale a disposizione può essere per chi cuce, ho la stoffa giusta, ok, ho le macchine che possono farle, sì, posso fare questo, lo posso fare perché ho tutte le macchine, ho tutta l'attrezzatura disponibile per poter fare quel tipo di abito. La motivazione in questo caso è importante perché mi spinge all'azione, mi spinge a dire lo voglio talmente tanto che adesso prendo e lo voglio fare. Se non sei motivato abbastanza, tu qui cosa ti fai? Ti blocchi. Ti blocchi. E come ti blocchi? Vabbè, dai, rimando. Ecco, procrastini. La procrastinazione. Dai, lo farò un altro momento. Dai, vabbè, non ho voglia di andare dal sarto a farmi fare l'abito, mi metto quello dell'anno scorso, cerco un po' di... Ecco, quanto sei motivato. Ovviamente questa motivazione non è sempre costante, anche se comunque tu sei molto motivato, comunque non è sempre costante questa motivazione. Perché? Perché non dipende da te. Per esempio, può essere che il giorno ti svegli di malumore e magari non hai voglia di andare dalla sarta a misurare l'abito, oppure non hai voglia di cucire l'abito, per fattori esterni. Tuo figlio si è sentito male, si è fermata la macchina e quindi non puoi andare. Ecco, ci sono fattori sia interni che esterni che ti possono bloccare in questa fase. Il quarto punto è l'azione. L'azione che è comunque il contatto. Agisco, quindi nei 3 casi mi alzo, mangio, mi faccio il panino e mangio, quindi faccio contatto col mio obiettivo, col mio progetto, ecco, faccio contatto proprio. Ho a disposizione un'ora, per esempio per cucire, mi metto un'ora a cucire, ok? Ecco, oppure prendo la macchina e la macchina funziona, tutto va bene, vado dalla sarta a farmi fare l'abito, oppure so che in frigorifero c'è, faccio una pasta alla carbonara perché comunque ho le uova. Ecco, lo faccio però in quel momento, non lo penso, lo faccio. Quindi mangio, preparo e mangio. In quel caso tu prepari e mangi. Quindi il contatto può essere più o meno lungo, a seconda di quello che devi fare. Se mangi durerà mezz'ora di cibo perché stai mangiando. Se devi fare un abito, chiaramente è più complesso, ci vorranno giorni, non puoi cucire un abito un'ora, a meno che non sia facilissimo. Devi pensare che va bene, allora, oggi cucio un'ora, domani cucio 2 ore, ecco, fino al soddisfacimento, perché lo step successivo è il soddisfacimento, cioè l'abito è finito e sono soddisfatta perché mi sta benissimo, perché ho fatto un bel lavoro, oppure per esempio ho soddisfatto la mia fame, quindi sono soddisfatta, sono arrivata al mio obiettivo a quel punto, con la soddisfazione. A volte infatti facciamo delle cose e non siamo soddisfatti, spesso non siamo soddisfatti perché quell'abito non è stato cucito, non è uscito molto bene, ha un po' una cucitura storta, ci può essere, però qua io dico cerchiamo di perdonarci, di accettare anche i nostri sbagli, perché sbagliando si impara, accettando anche il fatto che la vita è fatta anche di fallimenti, oltre che di goal, come dicono gli americani, cioè di raggiungimento dell'obiettivo. Però intanto tu ci hai provato. Il problema nella curva di contatto, così chiamata,
il ciclo della curva di contatto, noi la chiamiamo così, il problema è quando ci fermiamo prima. E perché, come mai tu ti sei fermato prima del soddisfacimento del bisogno? E lì si può lavorare, si lavora con lo psicoterapeuta della Gestalt, che ha studiato, insomma, questa modalità di risolvere, diciamo, i nostri bisogni e i nostri obiettivi in questo modo. Finito il progetto, ti puoi dedicare ad altro. Quindi, se il progetto non è perfetto, tranquillo, si può, tranquillo o tranquilla, si può arrivare alla perfezione, chiamiamola perfezione, con la pratica. Ci vuole pratica in tutte le cose che dobbiamo imparare, tutte. La prima volta il tiramisù non ti uscirà perfetto, ti uscirà perfetto il quarto al quinto tiramisù. Per quanto riguarda la cucina, l'abito all'inizio ti sembrerà un po' corto o troppo lungo o con la cucitura storta. Con la perseveranza e la motivazione diventerai sempre più bravo. Perché ho fatto questo video? Per farvi capire che per il raggiungimento del nostro obiettivo dobbiamo passare attraverso tutte queste fasi. Se noi siamo consapevoli della fase in cui siamo e perché ci fermiamo, ci dobbiamo anche fare delle domande. Come mai non sono riuscita a raggiungere quell'obiettivo? Perché mi sono fermata prima? Come mai? L'ho fatto per paura? L'ho fatto per insicurezza? Per poca fiducia in se stessi? O per colpa di altri? O per colpa di situazioni particolari? E questo ci può far capire anche come rimediare, come possiamo agire per modificare magari la nostra motivazione, il nostro carattere. La consapevolezza è già molto quando siamo consapevoli, perché poi se tu ti fermi ad uno stadio e non vai avanti, automaticamente sarai consapevole del fatto che non sei arrivato, che non l'hai fatto, non hai raggiunto l'obiettivo. Che poi non è sempre negativa la cosa, sia chiaro. Ci sono dei casi in cui noi non raggiungiamo l'obiettivo, ma non è un qualcosa di negativo, può essere anche positiva come cosa, perché magari non è la nostra strada, perché magari, parlo anche, un esempio può essere l'università. Io mi iscrivo all'università e poi non continuo, ma non se ne che siccome non è finito l'università sei un fallito, no, però magari facendo altro sei rimasto più contento, sei più contento, più felice della tua vita, piuttosto che se avessi continuato, avessi fatto magari un lavoro che non ti piace e via dicendo. Quindi non sempre il soddisfacimento, quello che ci eravamo preposti di raggiungere, è un qualcosa di positivo a tutto tondo. Bisogna valutare situazione a situazione. Ogni situazione è a sé, ogni persona è a sé. Però intanto quando noi dobbiamo raggiungere un qualsiasi obiettivo di qualsiasi tipo, possono essere a breve o a lungo termine, noi attraversiamo tutte queste fasi. Io spero che questo video ti sia piaciuto, che non sia troppo difficile da comprendere. Fammelo sapere nei commenti, sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensi. È importante che voi capiate e che possiate raggiungere i vostri obiettivi grazie anche a questi miei video di formazione. Sono curiosissima di sapere cosa ne pensate. Io vi mando un grande bacio e vi invito a iscrivervi al canale, come sempre, tutti e due i miei canali, e vi mando un bacio al prossimo video. Ciao!